oggi vediamo come preparare il rotolo alla Nutella, che vi propongo nella versione con il biscotto bicolore. Per la base biscotto ci occorrono 300 g di uova al netto del guscio, sono 5 o 6 uova in base alla loro grandezza, 140 g di zucchero, 10 g di miele, 25 g di fecola di patate, 110 g di farina, 15 g di cacao amaro, un pizzico di sale e vaniglia per aromatizzare. Per farcire il rotolo invece ci necessitano 300 g di crema di nocciole e zucchero a velo per spolverizzare. Cominciamo col separare gli albumi dai tuorli. Metterò gli albumi direttamente in planetaria perché li monterò per primi. Aggiungo all'albume circa 2/3 dello zucchero, do una rapida mescolata e scaldo gli albumi a bagnomaria. Il composto dovrà raggiungere una temperatura di circa 50 gradi. Si può misurare sia con un termometro che verificando la fluidità dell'albume, che col calore diventa molto più liquido. A questo punto l'albume è pronto, quindi si può procedere con la montatura. Dopo pochi minuti l'albume è pronto. Deve essere comunque ben fermo ma non troppo montato da creare dei grumi. Trasferisco gli albumi in una bowl di vetro e nella stessa planetaria procedo a montare i tuorli con il rimanente zucchero. Per incorporare più aria è bene che i tuorli siano a temperatura ambiente. Aggiungo anche i semi di vaniglia e faccio montare ad una velocità media fino a ottenere un composto spumoso. A questo punto il composto è pronto, quindi posso incorporare delicatamente gli albumi. Inizialmente si aggiunge poco albume e si mescola rapidamente in modo da far amalgamare bene i due composti. Dopodiché incorporiamo i rimanenti albumi mescolando con delicatezza dall'alto verso il basso in modo da non sgonfiare la preparazione. Una volta che le due masse si sono ben amalgamate tra di loro, cominciamo ad unire le polveri, ad eccezione del cacao e di un cucchiaio di farina. Effettuiamo questa operazione sempre mescolando con delicatezza in modo da non rompere le bolle d'aria e sgonfiare il composto. Versiamo adesso metà del composto in un altro contenitore in modo da creare poi due impasti separati, uno chiaro e uno scuro. Uniamo ad un composto la farina che abbiamo messo da parte, che dovrà essere all'incirca 15 grammi, mentre nell'altro aggiungeremo il cacao, sempre setacciato. Quindi amalgamiamo bene anche il cacao. A questo punto possiamo procedere con la cottura del biscotto, quindi faremo un primo strato al cacao che cuoceremo per 3 o 4 minuti, dopodiché sovrapporremo lo strato bianco e ultimeremo la cottura. Per la cottura è consigliabile utilizzare una lamina o una teglia leggermente imburrata e rivestita con carta forno, oppure un tappetino Silpat. Quindi stendiamo bene l'impasto e lo livelliamo bene. Lo spessore dello strato deve essere tra i 3 e i 5 mm. Quindi cuociamo in forno statico a una temperatura di circa 200 gradi. Il biscotto dovrà essere appena rappreso ma non cotto, in maniera da consentirci di poter stendere l'impasto senza che i due si mescolano insieme. Quindi versiamo il composto chiaro sopra e lo livelliamo velocemente. Poniamo nuovamente in forno e ultimiamo la cottura per altri 3-4 minuti. Il biscotto bicolore è pronto, quindi lo togliamo dalla lamina e prima che si possa raffreddare lo avvolgiamo in modo da conferirgli la forma di rotolo. Per fermare il rotolo ed evitare che si possa srotolare lo avvolgiamo con la carta pellicola, che allo stesso tempo gli consente di mantenere l'umidità. Una volta che il rotolo è ben freddo lo apriamo, eliminiamo delicatamente la carta forno e possiamo procedere a farcirlo. Rivestiamo il piano di lavoro con della pellicola formando un rettangolo poco più grande del rotolo che ci consentirà poi di chiuderlo più agevolmente. Srotoliamo bene il biscotto e lo facciamo con la Nutella. Lasciamo un margine di circa 2 cm dai bordi e stendiamo un velo di crema di nocciole in maniera uniforme. A questo punto arrotoliamo delicatamente conferendo al biscotto nuovamente la forma di rotolo. Infine avvolgiamo il rotolo nella pellicola. Dopodiché lo poniamo in frigorifero e lo lasciamo rassodare per almeno 2 o 3 ore. Togliamo il rotolo dal frigorifero, eliminiamo la pellicola e lo spargiamo con abbondante zucchero a velo e cacao amaro.
e lo affettiamo da freddo in modo che le fette non si rovinano. L'impiego del biscotto bicolore è una golosa e sfiziosa alternativa al solito rotolo. Un saluto da Sonia e alla prossima videoricetta.